Buongiorno e benvenuti a Montevertine. Siamo a Raddanchianti, paese, come vedete, è lassù in cima, dietro le mie spalle, e queste sono una parte delle nostre vigne che si estendono praticamente tutto intorno alla nostra collina. Questa è la parte originale, la parte più vecchia, dalla quale prendiamo anche l'uva per fare il nostro vino, le Pregole Torte, il nostro vino forse più conosciuto. Questa per esempio è una delle vigne più vecchie che abbiamo, piantata nell'82 per un totale di 19 ettari. Quindi, Pregole Torte si chiama così perché è il nome della prima vigna che piantò mio babbo nel 1968, dalla quale cominciava tutto. Si chiamava così perché c'era già un piccolo pezzo di vigna di proprietà della conduzione del mezzadro Bruno Bini, che abitava qui a Montevertine, l'aveva chiamata le Pregole Torte perché erano 5 o 6 fidati tutti storti. Radda è un po' considerata il cuore, assieme a Gaiole e a Castellina, perché questi sono i tre paesi che hanno fondato la vecchia Lega del Chianti, più o meno nel 300. E poi il territorio si estende anche più a nord e più a sud, diciamo. Qui siamo nella parte un po' più alta. Quanto siamo più o meno altezza? Qui a Montevertine siamo a 4,50 metri. E quelle colline laggiù in fondo che si chiamano appunto Monti del Chianti, sono quelli che ci dividono dai Valdarno, quelli sono alti quasi 900 metri, è la parte proprio più alta in assoluto, però come vedete le vigne si fermano a una certa quota, perché poi oltre c'è solamente bosco, per due ragioni: uno è parecchio alto e due anche il terreno è molto meno fertile, cioè, a un certo punto se arriva c'è solamente sasso, macigno, quindi anche per la vigna diventa difficile crescere e svilupparsi, insomma. Invece qui che terreno c'è? Qui c'è un terreno estremamente sassoso, basta guardare le pietre che ci sono qui, che sono tutte appunto estratte con lo scasso dalla vigna. È un terreno calcareo, poco argilloso, e quindi c'è un bello scheletro, è un bel terreno anche per quanto riguarda soprattutto il drenaggio dell'acqua. In caso di grossi temporali di solito gli accumuli si vanno via molto alla svelta. Le nostre cantine non sono cantine moderne, ecco, accezione attuale del termine, ecco, diciamo, sono cantine che sono state fatte nei primi anni 70, poi sono state ampliate poco a poco perché la produzione ovviamente è cresciuta con gli anni, però mantenendo più o meno la stessa disposizione e soprattutto lo stesso metodo. Quindi come si può vedere, noi usiamo per la fermentazione e la vinificazione solo vasche di cemento. Queste qua grandi sono quelle dove arriva proprio l'uva, e sono 8 vasche da 150 quintali. Questo è proprio il cuore della cantina della produzione, e qui sicuramente ogni vendemmia queste 8 vengano riempite. Poi ne abbiamo altre 4 da 100 quintali, altre 2 stanze, che sono delle in più. Ultimamente, diciamo, la media di produzione sta a riempire tutta questa stanza e altre 2 vasche. Andiamo nelle botti, che sono, abbiamo 2 locali per le botti, questo è quello più piccolo, dove bisogna piegarsi per entrare. Io no. Qui abbiamo un po' di botti, sono tutte botti di rovere, un po' sono botti di rovere francesi Allais, queste 5 qui sono di rovere di Savonia, queste 5 sono le botti più vecchie che abbiamo, sono del 2000, quindi hanno 20 anni queste qua. E qui per esempio, ora per dare un esempio, c'è dentro Montevertine 2018 che sta facendo il suo secondo anno di invecchiamento. Questo è il vino che inizieremo a imbottigliare la primavera prossima e verrà presentato sul mercato l'anno prossimo. E qui dentro appunto il vino ci sta 1 o 2 anni, dipende che vino è. Il Pian del Ciampo è il nostro vino più semplice, ci sta 1 anno, il Montevertine e il Pregole Torte 2 anni interi. Continuano di là. Sì, c'è un'altra stanza. Questa cantina è un po' strana perché prima in realtà era la stalla dei cavalli, poi sono stati venduti per fare posto al vino quando mio babbo ha un po' deciso, insomma, di fare sul serio, ecco, di incrementare la produzione. Queste sono botti abbastanza nuove, queste hanno 2 anni, anche queste ogni tanto ovviamente vanno sostituite. Noi comunque con il legno nuovo ci stiamo molto attenti perché lavoriamo con Sangiovese. Il Sangiovese è un tipo di uva che non ha bisogno di un legno aggressivo, perché sennò ne prende troppo le qualità e va un po' difeso, ecco. Quindi
si cerca di stare attenti e di usare più che altro legni usati, tranne appunto quando abbiamo bisogno di cambiare le botti. In questo caso si fa un primo passaggio molto breve nel legno nuovo per poi aumentare gradualmente la permanenza, per appunto evitare questo apporto troppo forte di legno che ovviamente rovinerebbe l'armonia del prodotto che cerchiamo di fare. Ecco. Posso essere sincero, io nella mia esperienza ho solo esperienza di vignaiolo, ho solamente esperienza di Sangiovese, quindi posso parlare di questo, ma io penso che anche gli altri vitigni siano scorbutici, tutti i vitigni sono scorbutici, e questo è un mestiere difficile, qualunque vitigno si usi, per l'amor di Dio, non è che uno sia più facile o difficile. Diciamo, Sangiovese è un'uva che ha dei tempi di maturazione un po' più lunghi rispetto ad altre, quindi a livello anche di vendemmia si va sempre verso periodi un pochino più freddi, un pochino più complicati anche dal punto di vista meteorologico. Questo può causare qualche problema, per esempio. Di contro abbiamo sempre un prodotto che, se trattato con i guanti, come dicevo prima, dà sempre una cosa elegante, ecco, nel bicchiere. È quello che cerchiamo di fare. Certamente le differenze di maturazione tra annata e annata Sangiovese sono notevoli, perché si risente tantissimo della situazione atmosferica. Appunto, quello che dicevo prima del legno, e in Sangiovese bisogna starci attenti su questo, ecco, che di non esagerare con il legno, con i vecchiamenti, perché molte volte si può andare a cambiare lo spirito del prodotto stesso, dell'annata. A me interessa molto interpretare l'annata nei bicchieri. I vigneti d'Adda sono famosi, conosciuti per essere un pochino più fini, un pochino più eleganti, più profumati, meno corposi, ecco, di acidità un pochino più alta, e quindi un vino abbastanza facile, diciamo, da bere, non aggressivo, non di grande impatto, ma che sia lungo in bocca, che lasci una grande traccia e che sia molto elegante. Questa è l'altra cantina di invecchiamento, quella più storica, diciamo, quella è stata costruita prima. Qui abbiamo le botti più grandi, da 18 ettolitri, queste sono tutte di rovere di Slavonia. Ecco, qui ci sono le botti che contengono il Pergole Torte 2018. Come Pergole Torte è l'unico vino per il quale usiamo la barricca nell'invecchiamento, lo usiamo il primo anno, quindi il primo anno sta un anno nelle barricche, il secondo anno viene qui nelle botti di rovere di Slavonia, quindi verrà accorpata. Ovviamente si fa tutto un blend di tutte le barricche assieme, la schiacciamento, e poi si rimette nelle botti di rovere di Slavonia per un altro anno di invecchiamento. Allora, innanzitutto mettiamo un paletto. Come è sto Chianti? Il concetto non esiste il Chianti. Chianti è il Chianti classico, punto basta. Cioè il territorio del Chianti si limita al territorio del Chianti classico. Tutto il resto che è Chianti è un'invenzione, praticamente, perché il vino chiamato Chianti oggi viene fatto in delle zone che con il Chianti non hanno niente a che fare. Il territorio del Chianti si estende da poco sotto Firenze a poco sopra Siena, da Valdarno alla Valdezza, punto, chiuso. Cioè questo è Chianti, e dove viene fatto il vino chiamato Chianti classico. Il resto del Chianti è una denominazione inventata per allargare la produzione. Questo va ben distinto. Poi, cosa non si aspetta da Chianti? È un'altra domanda molto difficile, perché nel Chianti classico ci sono tante zone diverse. Quindi se uno vuole un vino più di corpo, un vino più come dire, imponente, va più giù verso Gaiole, verso Castelnuovo Denga, sul lato della Valdezza di Castellina. Se uno vuole un vino più fine, un pochino più magrino, viene qui a Radda, in altre zone di Gaiole, in certe zone di Greve e di Panzano, nella parte sinistra di Castellina. Se uno vuole un vino, diciamo, che racchiude un po' tutte e due le situazioni, può andare su Greve, può andare su San Casciano. Cioè è un territorio tutt'altro che omogeneo, sia per quanto riguarda la geologia che le altezze e le esposizioni delle vigne. Quindi noi nel Chianti facciamo tanti vini. Facciamo tanti vini usando principalmente il Sangiovese, quindi il Trade Union dovrebbe essere quello. Però ognuno dà la sua interpretazione e ogni territorio dà la sua interpretazione, quindi è un discorso molto complesso.
l'hanno chiamato Chianti Classico per distinguerlo da quando ci fu nel 1924, mi sembra, l'estensione della denominazione Chianti a zone anche in provincia di Pisa, zone in provincia di Firenze molto esterne. Parliamo, per esempio, alla Rufina. La Rufina è una zona ben definita. Anche gli stessi produttori della Rufina, non mi piace chiamare il vino Chianti Rufina. Cosa vuol dire? Sono due zone che non hanno niente, cioè il Chianti non è nella Rufina, il Chianti, cioè, è stata usata questa parola per scopo commerciale per portare questo vino a giro in tutto il mondo, però oggi bisogna tornare indietro perché bisogna dire la verità, ecco. Disciplinare non è all'altezza. Noi siamo indipendenti, mio babbo uscì dal consorzio del Chianti Classico nel 1984. Perché uscì? Perché lui voleva fare un vino che era per le torte, seguendo le sue regole, non quelle del consorzio, che riteneva sbagliate. Molto semplicemente. Qual era il motivo del disaccordo? È l'uso delle uve bianche innanzitutto, dei tempi di invecchiamento imposti, così. Si poteva fare di meglio, secondo lui ha fatto di meglio, e ha semplicemente chiesto se questo vino poteva essere chiamato Chianti Classico, e stava risposto di no perché non rispondeva a certe regole, e allora ha detto vabbè, io il vino voglio fare come mi pare, lo faccio da me, senza il marchio Chianti Classico. Oggi il nostro vino nasce come Chianti Classico, poi lo autodeclassiamo in GT. Mio babbo aveva un'altra attività, ci è arrivato perché ha comprato questa casa come casa di campagna per le vacanze. C'era la proprietà di questa casa, era della chiesa, del vescovado di Fiesole, e aveva una famiglia di mezzadri a coltivare la terra, ma in realtà Bruno, il mezzadro, per campare andava a coltivare la terra degli altri, perché qui non c'era niente, solamente la minima sussistenza, quindi per guadagnare qualche soldo andava al suo trattore a lavorare la terra di altri. Mio babbo, avendo a disposizione della terra, ha detto provo a fare il vino, e dopo qualche anno ha venduto la fabbrica di lamiera e con il ricavato della fabbrica ha investito lì. Ha fatto un po' il contrario di quello che facevano gli altri, perché a quei tempi la gente scappava dal Chianti perché era una terra povera, e infatti se si va a vedere oggi di chi sono le aziende qui intorno, di proprietà toscane ce ne sono alla fine poche, perché sono tantissimi stranieri che a quei tempi compravano le case per vacanza in territorio dove le case non costavano nulla, c'è da dire anche questo. Oggi un podere nei Chianti è roba da arabi quasi, ma a quei tempi uno bastava avesse un po' di soldi in tasca, se lo poteva permettere. Con Montevertine e Pegole Torte, ecco, questo è il nostro vino più importante. Pegole Torte, un Sangiovese in purezza, fatto con uve che vengono solo dalla parte più vecchia, insomma, delle nostre vigne, quindi si parla di vigne piantate fra il 68 e il 2000. È la prima selezione di questi vigneti praticamente. È un vino che insomma ormai ha la sua storia, la prima annata è stata prodotta nel 77, a quei tempi era ancora un puro esperimento, però è stato veramente in questa zona il primo vino a essere fatto solo con Sangiovese 100% con l'uso della barrique nell'invecchiamento. Questo è Montevertine, nato nel 2017, e questo è il nostro vino più classico. Questo è quello che un tempo era il primo vino fatto a Montevertine, Chianti Classico Montevertine, poi ovviamente non essendo più chiamato Chianti Classico ha conservato solamente il nome dell'azienda. Questo è fatto con quasi tutto Sangiovese, con un tocco di cannaiolo e colorino per mantenere la tradizione, 2 anni di invecchiamento solo in botti di rovere. Sono quasi a 50 annate, quindi quelle proprio storiche, vecchie, grandissime, mi ricordo la 79, l'81, l'85 fu una grandissima annata, l'86 anche, molto buona a noi. E poi la regina di tutte, negli anni fu la 90, quello indiscutibilmente fu un'annata incredibile. Poi più recentemente molto buona la 99, la 2001, la 2004, sono state grandi annate nell'ultimo decennio, la 2010 sicuramente. Sono nate, gli artisti hanno nata nel 1982 grazie all'amicizia di mio babbo con Alberto Manfredi, l'autore delle etichette, caro amico, grande artista, e aveva la cattedra di incisione all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, un grande personaggio Alberto. E niente, per amicizia fu proprio Alberto a dire: Sergio, se vuoi, con piacere ti disegno un'etichetta per il tuo vino.
iniziò così come esperimento di mettere, a quei tempi si vendeva il vino in casse da 12, quindi c'era solamente l'etichetta su 3 delle 12 bottiglie, l'etichetta artistica, le altre 9 erano con una semplice etichetta scritta, insomma quella che oggi è la controetichetta del vino. E niente, la cosa fu molto apprezzata e allora decisero insomma di andare avanti anno dopo anno con una nuova etichetta per ogni annata. E poi Alberto purtroppo ci ha lasciato nel 2001, giusto 6 mesi dopo mio padre, e da quel tempo abbiamo recuperato sue vecchie opere, grazie anche alla collaborazione attiva della sua famiglia, con la quale siamo rimasti in grande amicizia. Ogni anno ci riuniamo assieme nel loro archivio e anche nel nostro, perché anche noi abbiamo le sue opere in casa, cerchiamo un soggetto adatto per fare l'etichetta della nuova annata, quindi ancora abbiamo a disposizione diverse cose per andare avanti nel tempo. Non voglio influencer all'esterno e quello che facciamo cerchiamo di farlo bene, ecco, mettendoci proprio la faccia, noi e nessun altro. E francamente non voglio cambiare questa situazione. È stata e deve rimanere un'azienda